Mi chiamo Davide Maestrello, ho 22 anni, appena compiuti, vengo da Vicenza, studio scienze statistiche all'Università di Padova. Si presenta sull'atletica leggera delle Olimpiadi di Roma ad oggi, una grande passione. Dice che fa il volontario presso l'Associazione Italiana Cronometristi. Clac. Sarà molto avvantaggiato col pulsante. Clac. Va bene, lo facciamo entrare. 3, 2, 1... Beh, lei è un cronometrista volontario? Sì, faccio volontariato presso la Federazione Italiana Cioè, lei che Cronometristi. Da noi a Vicenza facciamo tante gare motoristiche, quindi questo consiste praticamente in stare in, diciamo, siamo dei posti dispersi nel nulla, aspettare che arrivino le macchine e poi premere un pulsante quando passano. Fa vedere come preme? Così. Bravissimo. Sì, come pulsante Però poi. scusi, mi permette una domanda? Certo. Però non metto in dubbio la buona fede. Non si offende? No, assolutamente. No, dico, chi ci assicura che lei schiaccia proprio il cronometro nel momento giusto? Comunque Cioè, c'è qualcuno ci che sono controlla anche, allora ovviamente il cronometraggio manuale serve come aussilio dell'automatico, ci sono le fotocellule ovviamente. Allora non serve a niente quello manuale? No, serve se si guastano le fotocellule chiaramente. E lei spera che si guasti? Dipende, no... perché se poi bisogna vedere se poi quando la fotocellula è guasta, se la persona ha schiacciato proprio nel momento giusto. Stare tutto il giorno e non schiaccia, scusi. No, nella solitudine del cronometrista. Assolutamente. I have a dream, è una frase famosa. Sì, l'ha detta Martin Luther King. Sì, qual era il suo sogno? Diciamo l'uguaglianza fra bianchi e neri negli Stati Uniti. Le dico un titolo. Mi dichi, prontuario comico della lingua italiana. Chi l'ha scritto? Dichi? Dichi lei? Facci lei. Facci una... Chi ha inventato un personaggio che parla così? Sto pensando, ma non mi viene. Ma come non le viene? Paolo Villaggio, quindi... Villaggio Fantozzi. Fantozzi. Cosa fa? Lei non scrive? No, ma perché? Ma non sarà mica venuto qui a scaldare il banco, eh? Forza, scrivi! Ma mi dà del tu. Ma quale tu? È congiuntivo, merdaccia! Che cosa sono gli emoticon? Gli emoticon sono, diciamo, quelle faccine che si usano per mandare dei messaggi. Giuliano San Giorgi chi è? È il cantante di Gramaro. Tu sai dov'è il ponte di Calatrava? Sì, è Venezia. Ci sono anche Perché si chiama così? Perché l'ha costruito Santiago Calatrava, che è un architetto molto importante. Va bene. Guardiamo una fotografia, salto in alto. Si tratta di? Stefka Kostadinova. Esatto. Quale occasione l'atleta realizzò il record mondiale femminile? I mondiali di Roma dell'87. Giorno? 2:09, il giorno era il... Io lo ricordo benissimo. Poi ci dici perché? Era... Verso la fine del fine mese. di agosto, Bravo. il 28 agosto, 29. 30. Lo ricordi bene perché? La mia prima vittoria da professionista, quindi... Beh, 3 uomini anzi 4 si presentano al traguardo, Cassani prevale su Caruso, Cassani poi Caruso, quindi a 5 secondi Santimaria. 1979, Mennea stabilisce? Il record del mondo, 1972, Università di Città del Messico. Chi lo batte? Nel 1996. Michael Johnson, 1932, Atlanta, finale delle Olimpiadi, davanti a Frankie Fredericks. Quando riuscì a battere questo record? Dove? All'Atlanta, alle Olimpiadi. Ma ai trials? Ah, ma aveva fatto anche 1966 ai trials. Esatto. Poi si 1932, migliora sì, di infatti, nuovo. Ora che è il record dei 200 metri, fatto per di più sulla pista che ospiterà l'Olimpiade, questo 28enne di Dallas è salito di molti gradini nella scala della popolarità. 19 secondi e 66 centesimi, 6 in meno di Mennea, 17 anni fa a Città del Messico. Foto di Roma 60. Questa foto è stata scattata sul traguardo della finale dei 100 metri maschili. Sì, allora il primo è Armin Hari, tedesco, Germania dell'Est. Detiene un record importante, quale? È stato il primo a? Sì, a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri mi sembra. Esatto. 9-9 automatico però. Esatto. Pochi la vittoria è tutta sua, ultima medaglia ed è d'oro. Ce l'avevo registrata questa. La maratona, una delle gare simbolo dei Giochi Olimpici è italiana, va a Stefano Baldini. Bravo, 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 medaglia d'oro. Podio?
Stefano Baldini, Italia, 2:10:55. Secondo me Tom Keflozighi, americano, in realtà non era americano, era naturalizzato dal... Non serve dirlo. Terzo. Ok, terzo Vanderlei del Lima Cordeiro. Venga qua per la domanda finale. Qua? Sì, grazie, dove la c'è il sedia simbolo anche? della RAI, la sedia la lasci lì, la sedia la lasci in piedi, perfetto. grazie, prova pulsante. Allora Davide. Proprio come quello che uso quando vado, specialmente in piscina, usiamo i pulsanti fatti così. Ah sì? Sì, E quindi proprio così. è molto avvantaggiato. Sì. Allora, attenzione, Perché si devo concentri. guardare? Me. Ok. Io le faccio la domanda, lei è pronto? Concentrato? Mi sente? Certo. Vuole le cuffie? Beh, va bene così. Non le abbiamo. La domanda è la seguente, Davide. Noi vogliamo sapere, tutti insieme, come fa. Come fa cosa? Come fa? Come fa lei? Ah, premere. No, a sapere tutto quello che sa. Cioè, così. Così. No, non è esatto, specifichi meglio. A? Buona? Memoria. Buona, questa se l'era dimenticata, però il resto sapeva tutto. Grazie Davide, grazie molte. È simpatico, una faccia sorridente, mette subito... Molta simpatia e poi comunque uno curioso, mi piace, sì. È bello sottolineato, brava, hai preso anche appunti. Sempre. Voglia. Ah, ma quella è dall'università. Poi all'università di solito sottolineavo con 3 penne diverse. L'abbiamo invecchiato di 3 anni, giustamente ha detto da quando inquadra i 25 anni. Lo cancello subito, 22. Devi studiare. Devo studiare un pochettino. Un po' di più, però vabbè. Poi al quiz ti può succedere di tutto, infatti, di tutto. Tanto tempo diciamo che aspettavo di farne uno, più che altro perché altri programmi che ho chiamato non mi hanno neanche mai chiamato al telefono. Quindi questo è andato per esclusione? Cioè No, non proprio. Nonostante il pullman è stato pieno di complimenti.